Ciao a tutti, sono Carlo Pagliai, ingegnere urbanista e vorrei rispondere con questo video alle tante domande che mi sono state fatte sul mio blog www.studiotecnicopagliai.it, sul profilo Instagram e Facebook, sulla questione del Ponte Morandi e delle case costruite al di sotto di esso. Circola la notizia o l'insinuazione che fossero state costruite dopo? No. La stragrande maggioranza, per non dire tutte quelle costruzioni esistenti sotto i vari tratti del ponte, erano già esistenti all'epoca e ci sono appunto documentazioni e pubblicazioni che testimoniano la preesistenza. Infine, faccio anche qualche piccolo appunto, piccola analisi. Non entro nel merito sulle questioni strutturali perché la questione è troppo recente, ci sono i relativi periti giustamente nominati dalle competenti autorità. Andiamo subito a vedere un po' il contesto. Il contesto è molto difficile, si trattava di fare un'autostrada sospesa sopra un importante corridoio infrastrutturale. Qui si vedono benissimo i diversi corridoi ferroviari, i parchi ferroviari, quindi lo scalo merci, i depositi. Poi c'era già una zona industriale, c'è un torrente molto importante, infine c'erano queste piccole lingue di zone urbane già edificate, soprattutto il quartiere di Via Porro ad esempio, quartiere residenziale, tra l'altro densamente abitato con tipologie molto alte di palazzine residenziali a multipiano. Vediamone qualcuno con delle immagini estratte da Google Street View, per esempio. Sono immagini che hanno già fatto il giro dei telegiornali. Ad esempio anche qui si vede il ponte Morandi che sovrasta molte costruzioni, addirittura qui costruzioni residenziali. Ad esempio qui addirittura il ponte è posizionato sopra quello che è un breve piccolo distacco fra due costruzioni residenziali, ma tutto sommato se andiamo a vedere questa cosa da angolazioni diverse comunque sovrasta lo spazio, e qui ancora sovrasta e mi curva sopra un insediamento produttivo industriale. Qui addirittura si insinua proprio nel distacco, in quel piccolo stretto distacco fra due edifici. Sono edifici che abbiamo detto in buona parte costruiti addirittura prima del ponte, cioè prima del 63, quindi non possiamo parlare di distanze e distacchi come imposti dalla legge Ponte e dal relativo decreto attuativo 1444, i famosi 10 metri fra edifici. Perché si fa quel decreto? Questo è un esempio, cioè costruzioni a 2, 4, 6, anche 7, 8 piani che distavano forse 10 metri o anche no. Quindi capite bene che quel decreto fu fatto apposta per queste situazioni. Allora, questo invece è un estratto del piano regolatore di Genova approvato nel 59. Se non ricordo male è un piano il cui procedimento di adozione comincia nel 51, ora con beneficio d'inventario. Quello che mi interessava però è questa cartografia del 59, quando il piano viene approvato. Vedete qui che praticamente questa infrastruttura viene posizionata più o meno nella posizione di oggi. Poi qui occorre fare delle verifiche georeferenziate, ma idealmente la posizione era già stata scelta con tutti i raccordi. Quello che colpisce molto è ovviamente una presenza delle parti del corridoio infrastrutturale. Qui vedete la ferrovia, qui ancora un passaggio della ferrovia, il torrente che occupa il suo spazio e anche qui un altro tratto della ferrovia. Poi questa campitura che vedete grigio o mi sembra grigio-nera alternata è una zona artigianale produttiva. Ora dico credo per i colori perché in questo momento da questo schermo mi restituisce questo colore. Poi abbiamo poi in via residuale queste due lingue di edificato densamente costruito. Qualcuno mi può dire no, ma qui non risultano costruite presenti. È vero, non risultano.
Stiamo parlando innanzitutto di un piano approvato nel 59, ma lo sfondo cartografico del piano, proprio quello che viene disegnato sotto, ieri come oggi, non è che è aggiornato al mese prima, ma viene aggiornato a qualche anno prima, quindi magari nel 59 anche qui molte costruzioni erano già presenti, dico probabilmente, ma a breve vi dimostro con le foto scattate durante il cantiere, le costruzioni invece c'erano già, non risultano rappresentate qui. Quello che mi premeva evidenziare piuttosto è che in questo elaborato risulta assente la famosa fascia di rispetto, che comunque non è che non esistevano o furono, come dire, inventate con la legge Ponte del 67 e il relativo decreto attuativo 1444 del 68, piuttosto che c'erano comunque le fasce di rispetto soprattutto per opere pubbliche e infrastrutture. Piuttosto però quello che sorprende e che colpisce è che comunque mancava in questo elaborato, o anzi non è che mancava, non è stato inserito una fascia di rispetto che ma proprio volutamente collegata alla costruzione dell'infrastruttura, che avrebbe in qualche modo consentito lo sfollamento degli edifici quantomeno adiacenti all'infrastruttura, prevedendone la loro demolizione e la ricostruzione in zone quantomeno circostanti. Ripeto, non c'è e non intendo affermare che è stata compiuta un errore o una mancanza o un'inadempienza, no, non, lo ripeto perché voglio che sia chiaro. Però in maniera virtuosa poteva essere inserito, e come dire, si è fatto 30, facciamo 31, facciamo un'opera completa virtuosa anche in favore degli abitanti che saranno, come dire, sovrastati dall'infrastruttura. Si poteva quindi, in un territorio difficile, lo so, lo ammetto, l'ho studiato nei miei studi universitari questo territorio, si doveva in qualche modo ridurre la densità abitativa, si doveva soprattutto pianificare la demolizione anche con un piano, se vogliamo, decennale degli edifici sottostanti e spostare diciamo, gli abitanti e gli espropriati in un'altra collocazione. Ovviamente si doveva fare in maniera virtuosa, prima si costruisce le nuove abitazioni, poi si traslocano queste persone. Vi segnalo che un caso recente è stato fatto a Firenze negli ultimi 15 anni per la tranvia, quindi quando si vuole le istituzioni si impegnano, ottengono risultati assai virtuosi. Qui purtroppo non risulta fatta questa scelta. Andiamo avanti. Questo è il piano del 1980, ma non mi interessa il piano di per sé, che è irrilevante. Quello che mi interessa è la rappresentazione dello sfondo che vediamo sotto. Quindi vedete qui il quartiere di Via Porro, il ponte Morandi, ovviamente tutte le cartografie che vi ho fatto vedere hanno il nord orientato in alto. Quello che è importante è che questo sfondo invece risulta disegnato e rappresentato in funzione della foto aerea del 1965, viene riportato qui in quello che è il cartiglio, quindi le informazioni che vediamo in basso a destra o in basso a sinistra nelle mappe, negli elaborati cartografici. Quindi qui mi dice rilievo base aerofotogrammetrico aerea sulla base dell'autorizzazione numero 134 1965 GM. Quindi ritorniamo indietro. Questa rappresentazione che vediamo raffigura il tessuto insediativo effettivamente esistente o meno a una certa data. Ora, anche qui è una rappresentazione che è fatta su una foto aerea, quindi non è compiuta con un rilievo a terra e possono esserci degli errori, e tant'è che qui mi sembra che qualcosa non quadra. Rivediamo la cartografia precedente, infatti qui la cartografia risulta leggermente diversa da quest'altra. Allora, a tutto questo sopperiscono però le foto di un fascicolo pubblicato proprio nel 68. Vi do gli estremi di questo fascicolo prima di farvi vedere le foto. Sono, eccolo qua, ve lo evidenzio.
lasciamo perdere la pronuncia, Informes della Costruzione, volume 21, numero 200, maggio 1968. Tra l'altro è stato pubblicato anche sulla pagina Facebook di Ingegneria e Dintorni, che ringrazio per la gentile concessione. E questo è un fascicolo che potete comunque scaricare anche dal mio blog. E qui praticamente sono pubblicate delle foto scattate durante e dopo il cantiere della costruzione. Ecco, questa foto è emblematica. Vedete qui addirittura tutti gli edifici residenziali, questo deve essere il quartiere di Via Porro. Vedete qui che sono già tutte esistenti, il cantiere è ancora in corso di costruzione. Qui addirittura la Ansaldo si passa sopra questo insediamento produttivo, e addirittura quella è quella foto che abbiamo visto anche in Google Street View. Si cerca di coprire quella fascia di rispetto, quel distacco che c'è fra i vari blocchi residenziali per arrecare il minor danno. Quindi tutto sommato la scelta di questo tracciato è stata quella del minor danno, piuttosto che coprire interamente degli edifici. Si è scelto, ove possibile, di andare a coprire quelle risicate distanze fra edifici lasciate libere. E qui ovviamente, vista dal torrente, si vede come la costruzione dei vari plinti a strallo era ancora in corso, ma l'edificato, si può dire sia la parte più residenziale ma anche la parte produttiva, fosse comunque già preesistente alla costruzione. Lo ripeto, la costruzione del ponte è avvenuta fra il 63 e il 67, quindi è molto importante sottolineare che alla data del 63 la stragrande maggioranza degli edifici presenti ancora oggi preesisteva già. E infine, ecco, anche questa foto è molto importante. La costruzione è stata volutamente prodotta in questo modo proprio per cercare di arrecare il minimo disagio a tutto il tessuto insediativo sottostante e alle infrastrutture. Quindi bisogna ammettere che comunque sia, chi ha pianificato e progettato l'infrastruttura si era posto il problema. Il risultato è stato questo. Diciamo che purtroppo, vista la situazione, si doveva in qualche modo prevedere un modello che tutelasse le costruzioni esistenti e che in qualche modo, vi faccio rivedere l'immagine, e che in qualche modo avesse potuto sfollare gli abitanti. Ora non ho avuto il tempo, devo essere sincero, di vedere se gli attuali o anche i previgenti piani regolatori in qualche modo si fossero posti il problema pianificandolo. Qui per esempio sarebbe interessante approfondire se i piani, come il piano 1980 di Genova, avesse previsto questa campitura proprio per sfollare queste costruzioni. Se magari qualcuno di voi lo volesse fare questo approfondimento, io vi sarei enormemente grato, e magari, non so, potrei fare un articolo e un video integrativo con i vostri contributi e con i vostri argomenti. Io vi ringrazio anticipatamente se mi fate questo enorme favore. Però ecco, quello che mi interessava innanzitutto evidenziare è che questa scelta di mancato sfollamento alla data del 59 non è stata prevista, e quindi purtroppo ha creato i disagi che oggi vediamo. Allora, ritorniamo alla videata del blog. Io vi ringrazio per l'attenzione. Se avete domande, commenti e soprattutto contributi da poter condividere con me, lo potete fare qui nella barra inferiore dei commenti, oppure lo potete fare attraverso il modulo di comunicazione del mio blog www.studiotecnicopagliai.it. Un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!